abbassiamo un po' le luci. Ci siamo. Allora, innanzitutto mi associo ai ringraziamenti al CIFI, ad Arturo Borrelli che ha introdotto la mia presentazione, al preside Modestino Ferraro che in questi mesi di preparazione di questo convegno ho scoperto essere una carissima persona a cui va tutto il mio caloroso saluto affettuoso, ecco, consentimi. Siamo diventati amici nell'organizzazione di questo convegno. Veniamo un attimo all'argomento di cui vi voglio parlare oggi. Molti di voi sanno che io con l'IVM, la società di cui festeggiamo il decennale oggi, ci occupiamo, fra le altre cose, di realizzare strumenti per misurare la distribuzione della forza peso sulle quattro ruote di un carrello ferroviario, cioè la forza peso che viene scaricata dalle ruote di un carrello ferroviario sul binario. Questa strumentazione nel corso degli anni, sia per lo studio di questa strumentazione e sia per le applicazioni di questa strumentazione, mi hanno permesso di fare una serie di considerazioni che oggi vorrei condividere con voi. Vediamo un attimino. Per fare questo dobbiamo raccontare una storia che parte alcuni anni fa. In un noioso e piovoso pomeriggio in montagna, durante il quale, sapete bene, i pomeriggi in montagna, quando piove non c'è proprio niente da fare, e ero lì con i miei pensieri e mi venne in mente un'idea. Questa idea, di cui vi voglio parlare oggi, poi in varie tappe arriva ad un momento in cui mi darà la possibilità di spiegare il famoso gadget che avete trovato nella borsetta. In che cosa consiste l'idea? L'idea in realtà consisteva nel provare a colmare una mia ignoranza, un mio senso di disagio nei confronti del funzionamento del carrello ferroviario, perché mi rendevo conto che per me il carrello ferroviario, anche costruendo strumentazione per misurare la forza peso, era un oggetto che in qualche modo mi sfuggiva nella comprensione, non riuscivo a crearmi un modello di funzionamento del carrello nel mio cervello. In realtà mi resi conto che avevo bisogno della formula, qualche cosa che mi consentisse di legare la forza peso su ciascuna ruota ad un'espressione matematica che legasse la forza con i vari parametri che influenzano questa forza. A questo punto cominciai a scarabocchiare un po' di cose con carta e penna, ma vi dico la verità, quel pomeriggio non ne cavai fuori niente. Passava un bel po' di tempo e varie lucubrazioni e soprattutto varie telefonate al caro amico Salvatore Strano, che in maniera paziente mi aiutava a confrontarmi con le mie idee. Però vi devo dire che alla fine venne fuori qualche cosa che prese una forma interessante. Il modello è un modello enormemente semplificato che però tiene conto di quei pochi parametri significativi e importanti che regolano il funzionamento di un carrello ferroviario nei riguardi della distribuzione della forza peso sulle quattro ruote. Cioè sostanzialmente il problema che io mi ponevo era questo: se io prendo il peso, lo poggio sopra un carrello ferroviario, come si distribuisce questo peso sulle quattro ruote? Quali sono i parametri che influenzano questa distribuzione? Benissimo, il modello estremamente semplificato teneva conto di un telaio totalmente rigido, quindi escludevamo qualsiasi effetto di tipo elastico. Ai quattro vertici
ho posto 4 molle per stare a modellare il funzionamento delle 4 sospensioni. La rigidezza di queste 4 sospensioni è costante in tutto l'intervallo di lavoro della sospensione stessa e ho escluso completamente quello che possono essere forze dinamiche, perché il modello sta sta modellando quello che accade da fermo e qualsiasi altra forza esterna al carrello stesso. In queste ipotesi l'input sono la forza peso, l'eccentricità di applicazione della forza peso rispetto all'incrocio delle diagonali fra le 4 ruote, i vincoli geometrici, ovvero sia la distanza fra i punti di appoggio delle 2 ruote sul binario, e i valori di rigidezza delle sospensioni, e poi una chicca dell'ultimo momento, che a un certo punto mi resi conto che potevo anche inserire il famigerato sghembo. Dico famigerato sghembo perché è l'elemento di disturbo che, vi dico la verità, dà un fastidio che non finisce mai, ma voi che siete del settore sapete bene che significa. A questo punto questo qua i parametri di input che abbiamo descritto sono questi, ovvero sia la forza peso, l'eccentricità del peso, i vincoli geometrici, la rigidezza e la presenza dello sghembo. Però c'è qualche cosa che non funziona correttamente nella presentazione, perché quei riquadri sono spariti. Scusatemi, vabbè. Questo modello, ragionando intorno a questo schema elementare che vi ho descritto un attimo fa, ho avuto la possibilità di scrivere 4 equazioni partendo dalle condizioni di equilibrio alla traslazione verticale, e questa è l'equazione corrispondente, l'equilibrio alla rotazione intorno all'asse X, intorno all'asse Y e infine la condizione di complanarietà dei punti di contatto della ruota con i binari. In quest'ultima equazione ho avuto modo di inserire anche il famoso sghembo di cui ho parlato prima. Queste 4 equazioni, nelle 4 incognite, le forze peso applicate sulle 4 ruote, costituiscono un sistema di equazioni linearmente indipendenti che mi danno la possibilità di una soluzione di tipo analitico. La soluzione di tipo analitico è questa qua. Finalmente io vedevo una formula che mi legava la forza ai vari parametri di interesse. Vi voglio sottolineare che la dipendenza dalla rigidezza delle sospensioni è contenuta in questi 4 coefficienti che ho elencato e messi in evidenza in rosso. Stante queste equazioni, queste formule che mi danno la possibilità di misurare, di modellare come si distribuisce il peso sulle 4 ruote, vediamo adesso un caso particolare. Cominciamo a ragionarci, a utilizzare questo modello. Il caso più semplice è quello di avere le rigidezze tutte uguali, che è il caso più semplice, ma anche il caso che dovrebbe essere il più frequente di tutti, perché noi sempre in un carrello ferroviario dovremmo avere le rigidezze tutte uguali. Io non so se da lontano si vede bene lo schermo o se preferite che abbassiamo ancora le luci. No, vabbè. Nel caso di rigidezze tutte uguali, le costanti di cui vi ho parlato prima si semplificano molto e diventano queste qua. Con queste costanti, con questi coefficienti semplificati, eccolo qua, le soluzioni sono ancora più semplici.
Ma la cosa che è interessante è che se consideriamo che un'assenza di sghembo, noi osserviamo che le forze scaricate sulla rotaia da ciascuna ruota sono funzioni essenzialmente dell'eccentricità, né più e né meno. E questo ce l'aspettiamo poi tutto sommato, perché se noi siamo su un piano rigido e a seconda di dove mettiamo il peso ci aspettiamo che grava un po' più su una ruota piuttosto che su un'altra. Quindi esiste una distribuzione del peso sulle quattro ruote. Ma a questo punto consideriamo due parametri che ci interessano, due grandezze che ci interessano. Uno è lo squilibrio laterale per ciascuna sala fra il peso destra e sinistra delle due ruote. In questo caso qua, se noi andiamo a guardare le espressioni delle forze, lo squilibrio è anch'esso funzione dell'eccentricità. Però se ora, oltre a queste grandezze, consideriamo anche lo sbilanciamento delle diagonali, scopriamo un fatto che è interessante, perché le diagonali, consideriamo il peso scaricato sulle due ruote di una diagonale rispetto al peso scaricato sulle due ruote dell'altra diagonale. Osserviamo un fatto che è interessante. Se sommiamo la F1 più F4 ci accorgiamo che ha i termini delle eccentricità che sono uguali ed opposti, tale per cui la somma è funzione solamente del peso totale e nel caso ci sia ancora quel famoso sghembo che mi dava fastidio, ma noi lo eliminiamo perché a noi è facile, basta cliccare qui e eliminiamo lo sghembo. La stessa cosa capita sull'altra diagonale e a questo punto se eliminiamo, vediamo un attimino, eccolo qua, se eliminiamo lo sghembo vediamo che le due diagonali in questo caso si comportano in una maniera perfettamente democratica perché ogni diagonale si prende metà del peso. Quindi mentre noi abbiamo che sulle quattro ruote, stante l'eccentricità, si possono avere distribuzioni qualsivoglia, sulle diagonali invece ogni diagonale si prende metà del peso, sempre. Questo nelle ipotesi che abbiamo le quattro rigidezze uguali. E questo lo sintetizziamo in questi riquadri. Ma vediamo adesso se è valido anche un ragionamento inverso, perché questa è la corrispondenza diretta. Rigidezze uguali, diagonali perfettamente equilibrate, le famose diagonali democratiche che vi ho detto prima. Ma vediamo adesso che cosa può succedere se faccio il ragionamento inverso, ovvero sia io misuro la forza sulle quattro ruote, osservo che la forza sulle quattro ruote in maniera del tutto generale è diversa, non sono perfettamente uniformi sulle quattro ruote le forze scaricate e a questo punto posso andare a valutare lo sbilanciamento sulle diagonali. Se lo sbilanciamento sulle diagonali è nullo, allora abbiamo che le rigidezze di partenza sulle quattro sospensioni primarie sono perfettamente uguali. Al contrario, se lo sbilanciamento delle diagonali è diverso da zero, noi abbiamo che le rigidezze non sono uguali, oppure c'è il famoso sghembo, vabbè, o ci stanno magari tutti e due. Per cui questo fatto è un'osservazione che a me è servita molto per capire che nel momento in cui andiamo a fare una misura di peso sulle quattro ruote e verifichiamo che le diagonali non sono equilibrate, beh, ci dobbiamo preoccupare perché probabilmente abbiamo che le rigidezze non sono uguali. Per cui esiste il problema, tant'è che le officine di manutenzione periodicamente fanno proprio questo, quello di andare a verificare e a studiare ciascuna sospensione per fare in modo che le sospensioni abbiano le stesse rigidezze. Allora,
Abbiamo fatto il caso di rigidezze tutte uguali, facciamo adesso il caso di rigidezze non uguali e applichiamo questo modello estremamente semplificato che vi ho detto al caso delle rigidezze non più tutte quante uguali. Per semplificarci la vita e rendere più comprensibile le formule come si specializzano in questo caso qua, eliminiamo l'eccentricità, cioè consideriamo che il baricentro sia perfettamente coincidente con l'incrocio delle diagonali. Questo è un caso, alla fine dei conti, non impossibile da verificarsi, anzi, oggi con la progettazione assistita da computer e con le tecniche costruttive particolarmente sofisticate e standardizzate, l'ipotesi di avere il baricentro perfettamente coincidente con l'incrocio delle diagonali è una cosa abbastanza frequente. Quindi rimuovere l'eccentricità, considerare eccentricità nulla, non è una cosa sconvolgente. E che cosa possiamo fare? Sempre per semplificarci la vita, consideriamo che delle 4 sospensioni, 2 di queste sospensioni hanno degradato la loro caratteristica di rigidezza, sono diventate un po' meno rigide e consideriamo che 2 rigidezze sono diventate un po' meno rigide e le altre 2 sospensioni sono rimaste invece con la rigidezza di progetto. Per cui abbiamo 2 e 2. 2 e 2, se vi fate un po' di conti, possono combinarsi in questo modo qua. Noi possiamo immaginare che le 2 degradate appartengono ad una stessa sala, mentre l'altra sala ha ancora le rigidezze di progetto. L'altro caso è che le 2 degradate stanno o a destra o a sinistra. Il terzo caso, infine, è che le 2 degradate, e qua vi anticipo, siamo sfortunati, perché se le 2 degradate stanno sulla diagonale, allora ci dobbiamo stare un pizzichino più attenti. Vediamo di discutere questi 3 casi utilizzando le formule che abbiamo tirato fuori all'inizio. Le formule sono queste, nel caso di eccentricità diventano queste, eccentricità nulla, perdonatemi, e quindi le 4 forze sono funzione essenzialmente di questo parametro A su KK, che vi ricordo era un coefficiente funzione delle rigidezze. Adesso vediamocelo un attimo un po' meglio. A su KK è dato da questa espressione, se vediamo, forse si accende anche il laser, vediamo se ci riesco, ecco. Sì. Eccolo qua. Questo termine qua, che è funzione di K2 delle 4 rigidezze, a seconda se ci troviamo nel caso 1, nel caso 2, nel caso 3, ovvero sia rigidezze uguali su una sala, rigidezze uguali da un lato, oppure rigidezze sulle diagonali. Vediamo come si specializzano. Nel caso che noi abbiamo l'uniformità sulla stessa sala, il valore di A su KK è 1,5. Vi tralascio il verificare questo, ma è abbastanza semplice da verificarlo. Nel caso invece noi abbiamo le rigidezze che si sono ridotte da un lato del carrello, abbiamo ancora 1,5 come rapporto A su KK. Infine, se le rigidezze capita che sono degradate su una diagonale, il denominatore di quella frazione che vediamo all'estrema destra assume il valore quale si vuole. E più in particolare accade una cosa che fra un attimo vi dirò. Applichiamo adesso questi valori di A su KK nei casi 1 e 2 e vi tralascio si vede subito, si vede molto semplicemente che se sostituiamo ad A su KK il valore 1,5, noi abbiamo che F1, F2, F3, F4 sono identiche.
Cioè in questo caso il carrello, anche se due sospensioni si sono ridotte un attimino in termini di rigidezza, hanno ancora il valore del peso scaricato sul binario perfettamente uguale. Per la verità questa è dovuta anche a un pizzico di approssimazione del modello. Se il modello fosse un poco più sofisticato vedremmo qualche differenza, però sono differenze di secondo ordine, non di grande importanza. Vediamo invece il caso delle diagonali. Quando il valore di A su KK assume un valore qualsiasi, le forze anch'esse assumono un valore qualsiasi e in particolare le forze corrispondenti alla diagonale che ha una rigidezza un po' minore sono più basse, mentre la diagonale per le quali la rigidezza è rimasta quella di progetto assorbono una forza peso un po' maggiore rispetto all'altra. Quindi abbiamo che sulle due diagonali una diagonale assume più peso e l'altra un po' di meno. Ora questo, se ci pensiamo un attimino, quando il rotabile è fermo e io ho che la forza peso è perfettamente centrata e perfettamente coincidente con l'incrocio delle diagonali, ovviamente se una delle due diagonali può anche non esistere, può anche annullarsi totalmente ed è l'altra diagonale che sopporta tutto il peso. È chiaro che in questo caso quell'altra diagonale sta molto in equilibrio perché può cadere da un momento all'altro. E qua interviene il nostro gadget che vi ho fatto trovare nella borsetta. In questo caso vi dico come è nato questo gadget. Io avevo sulla scrivania questo oggetto qua, che è una scatoletta che contiene dei sensori e che utilizziamo per altra strumentazione. Adesso aiutami un attimo a simulare. Stava sulla mia scrivania e stavamo io ed Arturo che stavamo così parlottando di questi fatti. Quando a un certo punto vedo questo oggetto sulla scrivania e dico: Arturo, ma forse questo ci aiuta a capire. E allentiamo due di queste. Allora, adesso se osserviamo che facciamo, noi abbiamo allentato le viti corrispondenti alle molle che si sono degradate. A questo punto ho simulato il fatto che le due molle degradate stanno da un lato e lo vediamo che il carrello, perché questo è un carrello, lo vedete tutti che è un carrello, adesso vi è chiaro, questo carrello è un carrello un po' inclinato, ma tutto sommato poggia bene sulle quattro gambe. È un carrello che, se immaginiamo che deve cominciare a correre, sarà un po' inclinato. È un carrello un po' sbilenco, però cammina regolarmente. Tant'è vero che se noi proviamo ad applicare delle altre forze, questo carrello non si muove. Chiedo adesso ad Arturo di simulare il caso della diagonale, ovvero sia allentiamo le viti corrispondenti a una diagonale e all'altra diagonale la lasciamo integra. A questo punto, se Arturo ha modellato bene mettilo nella direzione di avanzamento. Se noi lo mettiamo nella direzione di avanzamento, il carrello, dal punto di vista visivo, mi sembra perfettamente identico a quello di prima, perché è orizzontale, sta appoggiato ma a me tutto sommato mi sembra normale. Però se questo carrello lo cominciamo a far correre un po' e immaginiamo che capita qualche altra forza che si va a sommare alla forza peso, è fatale che accade questo fatto qua.
Cioè il carrello si comporta come il tavolino del nostro ristorante che a un certo punto si traballa. Abbiamo il caso del carrello traballante. E questo caso qua è un caso che ovviamente ci induce a delle riflessioni, perché in questo caso il carrello è in una condizione instabile. Proviamo a vedere questo che vi ho osservato così in maniera anche, diciamo, con il gadget. Potete provare voi il vostro carrello con il vostro gadget perché è perfettamente identico. Lei simula il carrello traballante e vediamo quello che accade con questa animazione. Questo è il famoso carrello che può accadere nel caso le due sospensioni hanno degradato la loro rigidezza, ma è capitato per la sfortuna che queste due sospensioni degradate sono andate su una diagonale. Il carrello può avere un funzionamento di questo tipo. A questo punto proviamo a essere un po' più ingegneri, un po' più diciamo rigorosi e possiamo schematizzare il funzionamento che vi ho descritto un attimo fa con questo schema, dove noi ci troviamo quando il carrello è in condizioni statiche e da fermo si trova in una condizione di equilibrio instabile. Dopodiché, a seconda che la forza sta o da un lato o dall'altro, il carrello determina che subito si allontana dalla condizione di instabilità per andare a cercare una condizione di stabilità. Tutto questo è venuto fuori da un modello estremamente semplice, estremamente elementare. E ci dobbiamo chiedere, può essere sbagliato? Probabilmente no, nel senso che il fenomeno fisico lo cominciamo a percepire che può accadere questo fatto qua, ha una logica. Quello che non sappiamo è quanto è importante questo fenomeno. Perché? Questo fenomeno può essere un fenomeno che va a condizionare come il carrello affronta uno sghembo di binario, perché nel momento in cui abbiamo visto che traballa, che cosa succede? Succede che le due ruote della diagonale con le rigidezze minori cambiano il loro valore di forza scaricato sulla ruota. In alcuni casi aumenta, in un momento aumenta, quando traballa dall'altro lato invece si solleva un po' la ruota. E quindi il famoso Q diminuisce e i relatori che mi hanno preceduto, che hanno accennato al famoso valore di Y su Q come parametro determinante per affrontare uno sghembo, in quel caso il Q diminuisce, quindi il valore di Y su Q aumenta e lo sghembo viene affrontato in questo caso dal carrello in una maniera un po' meno probabilmente efficace. Ma noi ci dobbiamo chiedere anche un'altra cosa. Dove sta Francesco Romano? L'usura delle ruote. Ci dobbiamo chiedere se un carrello ha un funzionamento del tipo che abbiamo visto prima, ovvero sia carrello traballante, ecco, perdonatemi questo termine poco ingegneristico ma efficace. Ci dobbiamo chiedere, può essere che in questo caso l'usura delle ruote aumenti per effetto di questa instabilità di funzionamento del carrello? Io questo non so rispondere, perché come vi ho detto il modello è estremamente elementare, mette in luce alcuni aspetti, ma la quantizzazione di questi aspetti non è possibile determinarlo col modello così semplificato, ma io mi aspetto e spero nella modellistica numerica sofisticata che oggi noi abbiamo di poter quantizzare questi fenomeni. L'ultimo, ci sono l'altro caso che dobbiamo considerare è quanto questo
funzionamento del carrello traballante può influenzare l'usura delle rotaie, perché è del tutto evidente che in questo caso, poggiando forze che non sono costanti nel tempo, potrebbe determinare un'usura delle rotaie maggiori. Ma l'ultimo punto, anzi vado verso la fine, l'ultima domanda che vi faccio è nei riguardi del carrello, se è portante o è motore, perché fino adesso abbiamo considerato il caso del carrello portante e allora io me l'aspetto questo carrello che io me lo tiro e questo traballa un poco, ma tutto sommato non dovrebbe causare granché. Ma se invece il carrello è motore, che cosa può succedere? Vi confido una diciamo, visione poco ingegneristica, ma così diciamo, a percezione che mi viene in testa, ma può essere che il carrello, quando è motore e traballa, ha un funzionamento a tipo pinguino? Che avanza così? È una visione così, diciamo, divertente, ma quanto può essere vera una cosa del genere non lo posso sapere io perché ho una scarsa conoscenza di queste cose, ma mi aspetto che la modellistica numerica, quella sofisticata, possa rispondere a questa domanda. Sono alla penultima slide. Un'osservazione che noi dobbiamo fare anche in base a quello che abbiamo ascoltato dai precedenti relatori è che, se ci fate caso, negli ultimi 10 anni sono cambiate tantissime cose, perché negli ultimi 10 anni abbiamo avuto delle norme, perché tutte le norme di cui abbiamo sentito parlare nella precedente presentazione sono degli ultimi 10 anni. Cioè negli ultimi 10 anni che è aumentata tantissimo la sensibilità anche del normatore nei confronti di questa problematica. Analogamente la capacità di modellazione è aumentata in maniera incredibile. È inutile che vi sto a raccontare perché è migliorata la tecnologia di calcolo, è migliorato tutto. Infine la capacità di misura. 10 anni fa il nostro sistema PowerBee non esisteva. Tant'è vero che Francesco Favo ci chiese lui, dice: ma potete fare un sistema portatile per andare a misurare il peso? Noi l'abbiamo fatto, in questi 10 anni l'abbiamo migliorato al punto tale che Italcertifer lo ha anche certificato e ha confrontato con la pesa fissa di Osmannoro, dimostrando un paragone fra le due misure di altissimo livello. Per cui oggi noi abbiamo che negli ultimi 10 anni si è trasformato tutto, abbiamo una tecnologia enormemente migliore. Allora viene fuori spontanea un'ultima domanda e mi riallaccio al tema della manutenzione a cui accennavi tu prima, Paola, ed è questa: ma se le cose stanno così, ha un senso ragionare sul fatto che si dovrebbe valutare un po' di più il rapporto costo-benefici di una manutenzione mirata a mantenere il carrello sempre in condizioni che queste cose non debbano accadere mai? Perché è vero che una manutenzione noi la possiamo fare, non abbiamo problemi, ci sono gli esperti della manutenzione dei carrelli che sono perfettamente in grado di fare questo, però costa. Allora se io devo aumentare la frequenza con la quale fare manutenzione è certamente un costo, però potrebbe anche darsi che i benefici economici e di sicurezza siano tali da compensare questi costi maggiori. Questo è un tema ed è una domanda che faccio a voi. Io non so trovare la risposta. È chiaro che dal mio punto di vista avrei piacere che la manutenzione fosse più frequente. Ma su questa domanda io mi fermo, vi ringrazio dell'ascolto. Ringrazio Giovanni.